10 vietato sbagliare. Oggi voglio parlare di un argomento un po' particolare che riguarda l'immigrazione e la multietnicità nel nostro paese. Ma in particolare volevo parlare di quello che sta succedendo qui a Torino, città ancora forse non molto presa in considerazione dal momento che si parla molto spesso delle metropolitane di Roma, di Milano, stazione Termini, eccetera, tutte queste cose qua. E Torino sta vivendo una situazione abbastanza particolare in alcuni quartieri. Il quartiere più pericoloso a livello di zone è Barriera di Milano. In Barriera di Milano ci troviamo di fronte a una situazione dove non si può più lasciare andare i figli a scuola tranquilli, perché tra regolamenti di conti, tra svedesi contro sammarinesi e spacciatori di tutti i tipi, comincia a diventare veramente difficile, perché dallo spacciatore ci va il tossico, e il tossico in crisi d'astinenza può essere pericoloso nei confronti tuoi. Ora, armi noi non ne possiamo usare, quindi come possiamo difenderci? In una manifestazione che hanno fatto proprio in Barriera di Milano a Torino, una donna, una signora che protestava, gli è stata data della fascista, perché praticamente ha detto dalla polizia, gli è stata data della fascista, perché praticamente aveva chiesto di intervenire durante queste colluttazioni tra stranieri, no? Ma non è stato fatto così. Ora, inseguire il borseggiatore, il famoso pickpocket, no? Come lo chiamano loro, in una metropolitana dove sono la maggior parte due donne con un foulard in testa, oppure piuttosto che magari anche due dell'est, magari è molto più semplice che invece andare in zone pericolose dove comunque ormai si è insediata quella cattiveria e quella territorialità che viene difesa tutti i giorni da questa gente. Il problema più grosso rimane non solo loro, ma rimangono anche i buonisti, coloro che comunque si schierano dalla parte dei cattivi, ma questo un po' forse per paura, un po' forse perché per ignoranza, ma ignoranza nel senso che non sanno veramente il rischio che corre la gente che abita lì, perché non è che tutti hanno la possibilità di cambiare casa o andare a vivere da un'altra parte. C'è anche chi comunque purtroppo è obbligato a vivere in quel posto, a prendere il pullman tutti i giorni, fare un lavoro dove torna la sera tardi e magari rischia anche qualcosina. Quindi io direi che ora volevo leggervi due dati dell'ISMU, che si occupa della multietnicità, dati di quanti stranieri ci sono irregolari in Italia. Allora, partiamo. In Italia la popolazione irregolare, secondo l'ISMU, si attesta sulle 321.000 unità al 1 gennaio del 2024, che rappresenta il 5,6% della totale della popolazione presente, ok? Del quale questa cifra è in diminuzione rispetto al 2022, quando gli irregolari erano 450.000, pari al 7,9% del totale. Quindi, dettagli: la popolazione irregolare è in calo da circa il 2019. Stima dell'ISMU, la stima è che dal 1 gennaio 2024 gli irregolari siano 321.000 irregolari. La componente irregolare rappresenta il 5,6% del totale della popolazione presente, ok? Rispetto all'anno precedente, 2022, la diminuzione è di 137.000. Il bilancio demografico mostra una significativa crescita della popolazione straniera residente in Italia, più di 110.000 unità. Diminuisce invece la componente irregolare, che si attesta sulle 458.000 unità, contro le 506.000 dell'anno precedente. Ora, io vi ho letto questo piccolo aneddoto solo per far capire che ci vorrebbe un po' più di controlli da parte della polizia, ma non solo controlli, ci vuole qualcosa di massiccio, qualcosa di pesante, ci vorrebbe veramente qualcosa che... Io non riesco a capire le difficoltà, questione politica, non questione politica. Io mi metto nei panni di chi vive in queste zone, che non può veramente prendere un pullman tranquillo, non può essere tranquillo
a vedere sua figlia andare a scuola, a vedere suo figlio giocare con gli altri. Cioè, ora, finché si tratta di giocare tra bambini va bene, ma dove passa magari l'ubriacone, che ti ripeto, niente con chi fa uso di droghe o di alcolici, assolutamente, ma purtroppo ci sono persone che reggono l'alcol e persone che non lo reggono. Le persone che non reggono l'alcol sono le più pericolose e purtroppo in questo disagio sociale che si sta venendo a creare, questo non ci va perché ci va più, insomma, la mano pesante che non saranno gli articolo 52 a darla, perché a Torino non si sono ancora visti, non saranno i Cammarella perché girano nelle metropolitane insieme ai Serpico a cercare i borseggiatori, o girano a Venezia a cercare, cioè io capisco che Venezia può essere un posto turistico e non devono toccare l'Italia, ma qui guardiamo gli italiani che vivono nelle case che vengono magari occupate o vengono assaltati nelle proprie case, anziani che magari vengono derubati da questi personaggi qui. Non guardiamo i Ali che fanno i TikToker, quelli c'entrano poco, quelli sono TikToker, quindi non sono loro il pericolo. Certo che però raccontano un disagio totale che sinceramente quello che voglio dire io è, allora, armare non ci si può armare, perché comunque ci sono delle leggi troppo restrittive sulle armi. Se provi a fare qualcosa loro, hanno degli avvocati che comunque ti schiacciano, perché comunque ricordiamoci che gli avvocati loro sono più potenti di quelli che tu puoi trovare. In poche parole uno dice sì, io se toccano a me poi vedi cosa succede. Non è così. Perché poi tu ti trovi in una situazione che se ti hanno fatto veramente qualcosa allora è un altro discorso. Se ti hanno rubato invece hanno scippato magari il marsupio a tuo figlio, arrivi al punto che dici perché io devo rischiare la galera per aver rubato, perché hanno rubato a mio figlio un marsupio. E ti toccano nell'orgoglio. Quindi o facciamo nascere delle vere e proprie ronde. Non è la mia istigazione perché non mi interessa. Io vivo in un quartiere abbastanza tranquillo, però sono veramente indignato da quello che sta succedendo in questa città. Devono fare qualcosa. Sono stufo di vedere solo gente che si fa propaganda e dice, insomma, voglio vedere gente che interviene. Gente che interviene, ma che intervengono le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine i mezzi li hanno. Sinistra, destra, centro, non mi interessa. Dovete fare qualcosa. Queste bande rivali tra uno e l'altro devono finire. Non se ne frega niente che si devono conquistare il territorio, anche perché il territorio non è loro, quindi loro non devono conquistare niente. Il territorio è della polizia che deve gestire la situazione, non siamo noi che dobbiamo scendere in piazza e sentirci ancora dire che siamo noi che abbiamo sbagliato. Ok? 10 su 10 è vietato sbagliare, ma anche per gli altri, non solo per noi.